Ve ne ho parlato tanto di questo GT Open, principalmente nel vecchio canale, ma avevo intenzione un po' di riprendere a farci qualche video. Però effettivamente adesso che ci penso non vi ho mai veramente spiegato il funzionamento o un po' di storia, robe simili su questo campionato. E quindi che cos'è questo GT Open? Una nuova catena di supermercati? Il modello di una nuova supercar? Mi spiace, niente di tutto ciò, bensì è un campionato GT. Anzi, a dirla tutta è il campionato per le GT, oltre al FIA GT World, perché è effettivamente a tutti gli effetti una competizione internazionale, copiata essenzialmente dalla serie nazionale spagnola, solo che lì appunto potevi correre solo se eri un cittadino iberico, mentre invece con l'arrivo di questo nuovo campionato GT Open i piloti di altre nazioni hanno potuto prenderne parte, che poi mica tanto nuovo perché la prima edizione risale al 2006, quando ancora correvano le F430 della Ferrari e le Porsche 911 GT3 RSR. E se avete un attimo libero andatevi a sentire che robe sono e guardate bene. Certo, non si può paragonare alla Formula 1 e alla storia della Formula 1, però a livello di lotte siamo lì, Anche perché, come detto, è un campionato GT e per chi si fosse chiesto che cosa significa la sigla GT, sta per Gran Turismo, cioè le vetture a ruote coperte e che praticamente corrono su piste abbastanza conosciute e comunque abbastanza grandi. Piste che quest'anno vengono occupate da 21 auto e non bisogna confondersi con lo stesso numero di piloti perché per ogni vettura ci sono 2 equipaggi. Il motivo di ciò è perché durante le sessioni e in particolare in gara c'è l'obbligo della sosta con cambio pilota. Ovviamente in caso non ce ne fosse uno, e può succedere, l'altro deve comunque entrare ai box e semplicemente non scende dall'auto e continua la sua gara da 70-60 minuti di filato. E a proposito, 70 e 60 minuti sono rispettivamente la durata della gara del sabato e della domenica, dove si possono conquistare punti per la classifica generale e quella di categoria. E quindi, come avrete dedotto dalle mie parole, ci sono delle sottocategorie nella classifica stessa, ed esse sono la categoria Pro, dove troviamo piloti davvero professionisti coperti da tantissimi sponsor e infatti sono anche i più veloci in pista. Poi troviamo la Pro AM, dove ci sono piloti di livello intermedio che non si fanno comunque intimidire e se trovano un varco si infilano anche su quelli della categoria Pro. E infine c'è la M, cioè la fascia di piloti amatoriali o comunque che hanno appena iniziato a correre. Parliamo adesso di vetture, perché non sono tutte uguali. Infatti troviamo Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Audi e sicuramente me ne sono scordate altre. Ma quello che le accomuna tutte è sicuramente che sono auto GT3, cioè un livello intermedio di potenza, nel senso che non hanno un'aerodinamica così complessa, ma non sono neanche delle scatolette che vanno solo a 100 km/h. Ovviamente le auto stesse hanno potenze diverse e si adattano a determinati tracciati, nel senso la Ferrari va più veloce sul rettilineo di Monza e la Lamborghini no, e magari il contrario in un'altra pista, ed è per questo che intervengono i meccanici e tutto il team per cercare di trovare un setup insieme al pilota. È per questo che non dico sia uguale alla Formula 1, ma troviamo quasi la stessa professionalità, tensione durante le sessioni, suspense e soprattutto così facendo ci sono davvero tante lotte ed è davvero bello. Discutiamo adesso invece del campionato che quest'anno prevede 7 tappe, di cui 4 sono già state fatte e l'ultima, che si è svolta da poco, è stata fatta all'Hungaroring in Ungheria.
proprio dove corre il mondiale di Formula 1. Le ultime 3 tappe si svolgeranno in Austria al Red Bull Ring, poi a Monza sul tracciato più veloce della stagione e infine si concluderà in modo caliente a Barcellona. Invece le tappe che sono già state fatte sono quelle dell'Estoril in Portogallo, in Francia e a Spa-Francorchamps. Ah, e a proposito, se siete interessati a vedere un po' dei mini riassunti delle prime 2 gare, vi lascio qua nelle schede dei video che ho caricato sul mio vecchio canale. E lo so che vi starete anche domandando, ma vai a vedere ad ogni weekend in pista le sessioni e poi ci fai il video? No, perché ve l'ho detto, questo campionato è organizzato davvero bene. Infatti anche voi potete andare a vedere sul loro canale YouTube International GT Open le dirette delle gare e anche delle qualifiche. Ve l'ho detto, secondo me è molto bello questo campionato e ne vale davvero la pena seguirlo. Infatti rimanete sintonizzati perché mi sa che riprenderò a farci qualche video. E se volete, magari oltre a quello che facevo già prima, cioè farvi vedere che cosa succedeva durante le 2 gare, magari vi mostrerò anche le qualifiche o comunque anche news riguardanti un nuovo pilota che è arrivato, degli aggiornamenti su una vettura, robe del genere. E dai, penso che possa bastare qua. Vi ho trattenuto forse per troppo, infatti giunge al termine questo video. Vi chiedo solamente una cosa, cioè di iscrivervi al canale se non l'avete ancora già fatto. È tutto gratuito, non c'è niente da pagare. Semplicemente fate un bel gesto per me e per il canale stesso. E se vi va lasciate anche un bel like se vi è piaciuto questo contenuto. Io vi ringrazio per essere stati qua fino a questo punto e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao.